Una meraviglia nostrana, un album di fiabe malate. È il 1972, l'anno della prima de Il Padrino. Negli USA esplode lo scandalo Watergate. La Germania dell'Ovest è campione d'Europa, sconfiggendo in finale proprio l'Unione Sovietica. In Irlanda del Nord i paracadutisti inglesi aprono il fuoco sui manifestanti, per quello che verrà tristemente ricordato come il Bloody Sunday, ed è anche l'anno del massacro delle Olimpiadi di Monaco di Baviera. L'Italia è quella del via al processo per le stragi di Piazza Fontana, della morte di Feltrinelli, dell'omicidio del commissario Calabresi, dell'arresto di Buscetta, ma è anche l'Italia della Fiat che lancia la 126, del bronzo di Mennea di 200 metri, dell'Orso d'Oro a Pasolini, del primo Sanremo di Gianni Morandi e della vittoria di Nicola Di Bari per il secondo anno di seguito. Quel 1972 vede anche venire alla luce Uomo di Pezza, terzo album studio del gruppo Le Orme. Formazione composta da Michi De Rossi alla batteria, Tony Pagliuca alle tastiere e autore principale dei testi, e Aldo Tagliapietra, voce e basso, e all'occorrenza anche chitarra. Album che è arrivato solo un anno dopo il successo di Collage, che tra le altre conteneva l'indimenticabile Uno sguardo verso il cielo, e che precede un'altra pietra miliare, Felona e Sorona. Cercherò di raccontare questo disco ed i singoli brani, anche richiamando le parole dello stesso Aldo Tagliapietra, prese da delle interviste molto interessanti, tra le quali quelle a Repubblica e a Rolling Stone. Ed è proprio da una di queste interviste, ovvero quella di Fabio Zuffanti, che ho preso la definizione di apertura, un album di fiabe malate. Uomo di Pezza fa parte del filone rock progressivo ed è figlio diretto della contaminazione che travolse i membri delle Orme in occasione del Festival di White del 1970. È lo stesso Tagliapietra a dircelo. Ci siamo trovati catapultati dentro il cuore di una rivoluzione musicale e sociale. Seguivamo la musica, ovviamente, ma essere lì aveva un significato enorme. Uscivamo per la prima volta dal nostro osservatorio di provincia. Abbiamo scoperto i Jethro Tull, abbiamo visto la prima esibizione di Emerson, Lake and Palmer. Ci avvicinammo ai Genesis e Van der Graaf Generator. Studiavamo tutto e ci rendemmo conto di quanto fosse vero quello che diceva George Harrison. La musica è nell'aria. Respirammo davvero l'atmosfera progressive. E infatti proprio di questo genere è considerato un capolavoro Uomo di Pezza. Tra l'altro, 51esimo nei migliori dischi di sempre della storia italiana, secondo una classifica Rolling Stones, per quello che vale. La prima cosa che colpisce di questo disco è certamente la copertina, una vera e propria opera d'arte, nel vero senso della parola. E infatti è un dipinto di Walter Mac Mazzieri. All'epoca non c'erano i video e la nostra volontà era quella di visualizzare la musica tramite un quadro. Da lì saltò fuori il nome del pittore Walter Mac Mazzieri, che qualcuno ci consigliò perché le sue opere, un po' surreali e fiabesche, potevano essere correlate a ciò che facevamo noi. Un dipinto che si chiamava Garbo di Neve era perfetto per l'atmosfera di Uomo di Pezza. Quel grottesco personaggio centrale con le mani sulla testa per noi era la raffigurazione dell'uomo di Pezza, che si dispera per l'orribile gesto che ha compiuto ai danni della protagonista di Gioco di bimba. Se all'ascolto Uomo di Pezza appare subito un lavoro notevole, per sonorità, cura, attenzione nei dettagli, il valore delle tematiche non è certo inferiore. Si scopre ben presto che anche quando le atmosfere si fanno più sognanti, leggere, quasi allegre, le parole che ci danzano sopra creano delle figure estremamente cupe. È un concept album che racconta frammenti di esistenze, legati insieme da un filo conduttore dell'elemento centrale, ovvero la donna. Donna adulta e donna bambina, delusa e apatica, amata, sognata, malata, abusata. I 6 pezzi, la settima è una traccia strumentale, sono come 6 fotografie nel tempo e nello spazio. Storie singole che si possono mischiare e forse addirittura sovrapporre, come fossero lenti dello stesso obiettivo. 32 minuti intensi che ci parlano di esistenze alienate, sofferenti, spesso unite dalla solitudine. Ricordo che Tony all'epoca disse di essere alla ricerca dell'altra metà di sé. Credo avesse conosciuto diverse donne che lo avevano ispirato per scrivere queste storie. L'oscurità vive anche in brani apparentemente felici, come in quello di apertura, Una dolcezza nuova. Il testo suggerisce che si tratti di un nuovo timido inizio, come una nuova vita che risolva i travagli del passato. Un passato tanto grave da trascinare negli occhi della protagonista una paura che infatti viene definita antica e così radicata da aver addirittura ucciso i sogni, le speranze, e infatti i sogni vengono definiti come
sogni di cenere e che ora nella vicinanza di chi sa stringere lo sguardo nelle mani si infiammano. Il brano di apertura ci trascina in quelle che saranno le atmosfere di tutto il disco, con una parte strumentale cupa e solenne che si arricchisce di un pattern ossessivo prima di dissolversi e aprire alla dolcezza del nuovo arrangiamento che accompagna l'entrata della voce. Una voce che per tutto il disco sarà sognante ma asciutta, mai didascalica e mai recitata. La lunga parte strumentale iniziale sembra volerci in qualche modo raccontare il passato della ragazza. Passato che la voce non potrebbe raccontare in prima persona, semplicemente perché non l'ha vissuta, ma certamente lo immagina come un passato oscuro, grave, opprimente, come la musica suggerisce. E infatti il canto inizia laddove siamo al presente. Presente che l'uomo che ama vorrebbe solamente come rassicurante, fatto appunto di una nuova dolcezza. Il secondo brano è Gioco di bimba, certamente tra quelli più conosciuti in assoluto della band. In un'atmosfera onirica e fiabesca ci parla immediatamente di questa bambina, che si alza di notte come sonnambula, come seguisse un magico canto. Figura che richiama un po' il pifferaio magico. Ci vengono descritti pensieri e azioni di un'anima pura, con l'innocenza e il candore infantile. Il volto di latte, e vediamo anche il dondola dondola, il vento la spinge, cattura le stelle per i suoi desideri. Vedete l'atmosfera sempre più infantile e onirica. Tutto questo viene spezzato da una frase che getta un'inquietudine su di noi. Un'ombra furtiva si stacca dal muro, che crea il sospetto di un'imminente svolta terribile. Timore confermato immediatamente nel gioco di bimba si perde una donna. Il finale della canzone è un'ulteriore sorpresa, laddove praticamente chiunque avrebbe calcato la mano, cavalcando una facile narrativa pietista e ruffiana. Il testo sposta immediatamente l'inquadratura e ci fa vedere un uomo che grida in mezzo alla strada. Viene definito come un uomo di pezza che invoca il suo sarto. L'immagine di questo uomo che urla per strada, che è di pezza e invoca il suo sarto, è di una bellezza estetica cinematografica, ma dimostra anche e forse soprattutto grande raffinatezza di pensiero. È l'uomo che è vittima della sua stessa natura, che è cosciente di non essere un uomo che funziona in una maniera normale e che quindi supplica aiuto. C'è quindi un'apertura verso anche la chiave di lettura della malattia, prospettiva estremamente più complessa e coraggiosa rispetto a una più facile lettura. E si chiude con questo uomo che con voce smarrita per sempre ripete, questo per sempre, che può lasciare intendere un'azione ripetuta, quindi che il pentimento non risolve perché comunque, essendoci appunto una malattia, torna a ricompiere gli orribili gesti. Oppure semplicemente a sottolineare il fatto che lo ripete in continuazione ma non esiste una soluzione, nessun sarto forse può rattopparlo. E poi mettiamo delle parole reali in bocca a quest'uomo che grida per la strada disperato. L'agghiacciante frase «Io non volevo svegliarla così». E qua la ripetizione per la seconda volta di quest'ultima frase assume un valore rafforzativo che la rende quasi insopportabile. Anche in questo caso la musica assume un'importanza centrale e, almeno su di me, ha una duplice funzione. La prima è quella di creare il contrasto enorme da questa musica che richiama un ambiente infantile, che serve infatti quando deve descrivere la bambina, le sue azioni, i suoi sogni. E poi la violenza di quella frase immediata dell'ombra furtiva che si stacca dal muro. E poi, come dicevo, questa è una seconda funzione del tutto personale, cioè quella che riesce a rendere la storia narrata un po' più sopportabile, ecco. Quella canzone, ricorda Aldo Tagliapietra, fu ispirata da un fatto di cronaca. All'epoca Tony Pagliuca lesse di un orribile stupro da parte di un pedofilo. Da lì gli vennero in mente sia la musica che le parole di Gioco di bimba, con questa triste vicenda trasfigurata in chiave poetica. Arriviamo a La porta chiusa. Dopo un'intro bellissima, la musica quasi scompare e sulla sola ritmica secca, asciutta di batteria accompagnata dal basso, la voce intona.
Come ogni sera sei sola nel buio, il tuo candore ti fa compagnia. Senti il fruscio sulla soglia e non sai chi sarà. Torna quindi l'immagine della notte e della solitudine. E la donna ci viene anche descritta collateralmente, perché la frase il tuo candore ti fa compagnia ci ricorda che è sola con se stessa e ci descrive anche l'anima di questa persona. Appare come una situazione quieta, ma è sufficiente sentire il fruscio sulla soglia per scatenare uno stato di ansia e preoccupazione. Ed è in questo modo che viene interrotto il cantato, quindi mantenendo questa sospensione. Poi la musica si interrompe e il testo riprende in questo modo, descrivendo lei che posa il giornale e ascolta in silenzio. E si chiede chi sta bussando alla porta a quest'ora. Vorresti aprire, ma tremi e non sai come mai. A questo punto la protagonista è paralizzata da una paura che ci appare comunque irrazionale e c'è una lunga sospensione nella quale la musica ci porta completamente via. Una successione incalzante che a un certo punto sembra anche terminare con una canzone con un classico fade out in dissolvenza, quindi. E invece una voce a cappella riprende, allungando impietosamente e gravemente queste parole. Non hai aperto, perché? Poteva essere lui. E questa, per esempio, è una di quelle vicende che mi fa pensare che la storia potrebbe essere collocata in maniera cronologica, se non sovrapposta a quello della canzone precedente, di Gioco di bimba. Il brano successivo è Breve immagine, con un testo corto, esattamente come il titolo suggerisce. Questo è uno dei brani più onirici del disco. E sebbene la donna non sia realmente protagonista, assume comunque un ruolo centrale. E in quanto oggetto del desiderio, in una sorta di allucinazione del protagonista, lei appare all'interno di un quadro sublime, completando quella che l'uomo racconta come la meraviglia della natura, proprio quando in un certo momento del tramonto il mare e il cielo si uniscono, e la donna appare proprio lì, nel punto in cui essi si fondono. L'immagine è però destinata a svanire. Ciò che prima era dolcissimo e bellissimo adesso viene descritto come fuggevole e brevissimo. Dura infatti il tempo che il sole impiega a scomparire, rompendo il surreale equilibrio che si era formato tra cielo e mare. Arriviamo dunque a Figure di cartone. L'approccio musicale qui è più folk, in qualche senso classico. Attacca con la chitarra acustica ed entra subito la voce. Le frasi sono intervallate da dei synth che rimbalzano tra i canali e che destabilizzano tra una riga e l'altra, in un testo che crea l'ennesima figura solitaria, questa volta alienata e confinata all'interno di quelle che vengono definite come quattro mura, verosimilmente di un istituto psichiatrico, ma anche ingabbiata in una condizione psicologica infantile, nonostante più tardi sarà chiaro che si sta parlando di una donna adulta. Non ricordi chi ti ci ha portato. Potrebbe essere semplicemente indicativo di una certa dissociazione dalla realtà. Oppure suggerire che si trova lì da così tanto tempo da non ricordare neanche come e quando ci sia finita. Magari è il frutto dei trattamenti degli psicofarmaci. Però potremmo anche pensare che in quei tempi non era poi così raro che ci si disfacesse di qualcuno considerato scomodo, inopportuno, imbarazzante, per i motivi più disparati, e facendolo ovviamente passare per pazzo. Questo mi ricorda anche la dinamica di Jenny e Pazza di Vasco Rossi. Il testo ribadisce l'idea di incoscienza, di una vita solo al presente, e infatti non ricorda il passato e non ha le ansie del futuro. Conosce solo chi ora gioca con lei. Il tempo non ha significato e le giornate si riavvolgono su se stesse, ripetendosi sempre nella stessa maniera. E dopo lo slancio della frase "e nei tuoi sogni parli con gli angeli", slancio anche vocale, si rientra accompagnati anche da un motivetto fiabesco, e la condizione viene esplicata definitivamente. Dalla bella e terribile "in un cerchio chiuso di pazzia hai perduto la tua giovinezza, come un fiore tolto dal suo ramo a primavera". E qui parte un tribudio di synth che sembrano proprio raccontare uno stato di alienazione, anzi una follia alienata. Il brano si riavvolge su se stesso, così come le giornate della protagonista, e ritorna sul giro iniziale di chitarra, introdotto da un passaggio di tastiera a note singole che sembrano ricordare i suoni di un carillon. E infatti il testo riporta alla dimensione di donna bambina, quella che dà un nome a tutte le farfalle, che confessa al vento i suoi amori, e che poi compie la prima vera azione materiale del brano, cioè danza sola nei corridoi vuoti quando è sera.
Questa azione potrebbe essere reale o immaginaria, generata dalla sua fantasia, poco importa. Crea un'immagine cinematografica incredibilmente materiale, fisica, liberatoria. Un'immagine forte quanto lo è quella che chiude il brano, con lei che stringe il suo cuscino al petto e l'ombra proiettata sul muro bianco, a ricordare il profilo di una donna che stringe in braccio il suo bambino. È così che lei trova un attimo di felicità prima del sonno. L'ultimo brano che presenta una parte cantata è Aspettando l'alba. Anche l'arrangiamento di questo pezzo mi piace molto, con una fusione di suoni elettronici e chitarra folk. Ho sempre avuto la sensazione che questo pezzo fosse quello che tra gli altri, ecco, strizzasse un pochino di più l'occhio al popolo, diciamo. Apparentemente tutto sembra più lineare, più di semplice comprensione, come il testo. La situazione sembra essere chiara. Ci sono dei ragazzi che stanno tirando a far mattino in spiaggia, alcuni suonano e cantano intorno a un falò. Il suono di chitarra, un canto nella notte. C'era un fuoco, appunto, sulla spiaggia, aspettando l'alba. La ragazza scalza si specchiò. La ragazza sembra disinteressata, assorta, e probabilmente la sua attenzione viene richiamata da un ragazzo. Possibile che lei riconosca se stessa, la stessa condizione, la stessa anima. E infatti me lo fa immaginare questo si specchiò. Anche il ragazzo la nota e ne rimane impressionato, al punto da non riuscire a distogliere lo sguardo dal suo viso che a lui appare come vuoto e spento, tra le fiamme bianche. Cosa saranno mai le fiamme bianche? A me non viene in mente proprio niente, quindi magari qualcuno ha qualche idea in merito, me la scrivesse nei commenti in modo che impariamo una cosa nuova. Gli altri già non erano definiti, a questo punto sono totalmente scomparsi. Esistono solo loro due e si noti come nel testo gli altri non hanno mai una forma, non c'è mai un riferimento a un numero di persone, sono quasi delle ombre, delle presenze. E guardate in che maniera vengono rappresentati, attraverso il suono di una chitarra, attraverso un canto nella notte, le tante orme sulla sabbia. E poi quando ormai i due sono in contatto visivo, si sono riconosciuti e non riescono a staccarsi gli occhi di dosso, questa cosa viene raccontata dal tanti occhi, un solo sguardo. E poi evidentemente ci parla di un'attrazione magnetica che nasce da un pensiero silenzioso, un desiderio che si manifesta con il caldo nelle vene dei corpi tesi. E quindi l'atto si compie in una maniera naturale, con quest'idea di concessione, di abbandono. E viene descritto con una raffinatezza che dovrebbe fare scuola. Il finale potrebbe anche essere meramente descrittivo. Ad ogni modo ha una poetica quasi mitologica, nell'attribuire volontà da dio greco al gran vento del mattino, che infuriato con il sole rovescia il mare sulla spiaggia. Cioè è tutto bellissimo veramente. Aspettando l'alba è nata da un mio riff di chitarra che poi abbiamo sviluppato tutti insieme. Il testo parla di amici che si ritrovano per un falò su una spiaggia, ma come in altre parti del disco, queste parole possono avere diverse interpretazioni. Chi può dire cosa sia realmente accaduto alla protagonista? L'ultimo brano, Alienazione, è un bellissimo pezzo, tutto strumentale, in perfetto stile prog, e la curiosità è che non era preparato, come ci dice di nuovo lo stesso Tagliapietra. Nacque direttamente in sala tramite un'improvvisazione. La verità è che con Collage cercammo di strizzare l'occhio a band che erano diventate per noi dei miti. Mi riferisco soprattutto ai Quatermass oppure Traffic. Con Uomo di Pezza ci focalizzammo su un suono più originale che, almeno in parte, recupera anche la nostra tradizione, il nostro essere italiani e inserisce spunti presi dalla classica e dal folk. Volevamo realizzare un disco con più personalità, per farla breve. Spero di aver raccontato degnamente un album fantastico, un lavoro dove ogni virgola di testo e ogni suono convergono, evitando inutili manierismi e creando un tutt'uno solido, al servizio del concept, un disco scritto in maniera incredibilmente sognante, ma al contempo terribilmente fisico, concreto, che vanta una spiccata poetica, ma anche un pensiero profondo, multiprospettico, con il grandissimo merito, e questo ci tengo a sottolinearlo, di non essere mai didascalico né giudicante. E infatti il risultato è un'opera che è sempre attuale, trasferibile nel tempo e nello spazio, che poi è l'essenza della meraviglia dell'arte e il privilegio dell'artista che viene reso immortale dalla propria stessa creazione.